Ciao! In questo video vedremo ancora questo alimentatore che abbiamo già trattato in altri video precedenti. Qui sotto in descrizione trovi i link agli altri video, rivisto secondo il progetto originale. Ringrazio Riccardo per avermi mandato il PDF del progetto originale, da cui deriva questo clone cinese. Quindi apporterò le modifiche a questo circuito per farlo diventare uguale al progetto originale. Andiamolo a vedere. Questo è il progetto dell'alimentatore che mi è stato inviato da Riccardo, che ringrazio. Il progetto originale tratto dalla rivista Practical Electronic dell'ottobre 1978. Vediamo le caratteristiche: 0,30 volt come quello cinese, 2 mA, 2 A, e qua c'è una discordanza perché quello cinese lo danno per 3 A. Un ripple di 1 mV e una regolazione dello 0,01%. Alimentatore molto performante, però come ho confrontato questo schema con il mio ho già notato delle differenze di valori e anche una pista che devo verificare, perché questo punto qui io l'avevo segnato che andava al meno out, che è questo, invece qui lo ritrovo connesso al meno 5. Non so se è un mio errore o se veramente c'è un errore sul circuito stampato. Ci sono dei valori diversi, in particolare lo Zener che è a 5,6, questi due condensatori qui che sono da 100 microfarad, questa resistenza diverse ma non influiscono molto, l'importante è che ci sia un 5,6 volt ben filtrato. Cambiando questo 5,6 volt bisogna andare a ritoccare alcuni valori, infatti alcuni valori loro li hanno modificati. La resistenza di shunt qui è 0,3 ohm, mentre invece su quello cinese è da 0,47, e questo potenziometro qui è da 22 kΩ, invece su questo cinese è 10 kΩ. Il trasformatore che hanno usato è solo da 50 VA, anche perché deve tirar fuori 2 A, che poi a 30 volt sarebbero 60 VA. Ho recuperato anche gli UA741CN, che hanno la caratteristica di sopportare il più o meno 22 volt contro il più o meno 18 dei TL081. Volevo adesso prima controllare questa pista e poi montare questa scheda con questi valori per vedere come si comporta. Un'altra nota dell'autore, che giustamente ha scritto, è che queste piste in grassetto devono essere fatte direttamente per mantenere la stabilità, cioè sui morsetti di uscita, proprio dove ci sono le boccole, bisogna andare in quel punto qui e in quel punto qui per far sì che sia il più stabile possibile. E poi su questa R17 c'è la nota, infatti questa resistenza può variare da 0 a 100 ohm, valore tipico è circa 33, che è la modifica che avevo fatto io, che da 33 l'ho portato a 47. È uguale all'altra, adesso la vado a controllare e a montare. Ho verificato quel punto qui, questa resistenza qui va al 4 del TL81, quindi è un mio errore, andrò a correggere il mio schema, quindi quel punto qui va a meno V. Allora adesso la monto con i valori del progetto originale. Adesso provo i TL081 se sono fake come quelli dell'alimentatore montato in precedenza. Accendiamo il segnale, a bassa frequenza c'è l'uscita, a frequenza più alta si blocca in negativo, quindi il primo è già fake. Vediamo il secondo, mettiamo la frequenza, idem tale quale, non funziona. Il terzo, mettiamo la frequenza, idem, tutti e tre che non sono in specifica. Un'altra cosa che ho notato è che il progetto originale prevedeva un condensatore da 4700 microfarad e non il 3300 che ha montato i cinesi. Giustamente per 2 A ci vuole un 4700. Loro invece lo danno per 3 A con un condensatore più piccolo. Terminato il montaggio della scheda, questi sono i componenti che ho scartato: i 3TL081, un po' di resistenze, il condensatore a 100 nanofarad, perché questi componenti sono fuori tolleranza. Sono marcati come resistenza dell'1%, ma sono fuori tolleranze come se fossero più del 5%. Quindi ho voluto montare le mie resistenze in maniera che anche i valori di resistenza sono corretti. I componenti sostituiti sono il condensatore da 4700, i due Zener da 5,1 sono diventati 5,6, che sono 1 e 2. Questa resistenza qui
è diventata da 100 ohm, questi due condensatori qui da 100 microfarad e questa resistenza qui 220 ohm. Sono tutti quei componenti qui. I due condensatori sono passati da 47 microfarad a 100 microfarad. Questa resistenza che era prevista da 82 ohm l'ho portata a 100 ohm, un watt, come da schema di progetto. Poi questa resistenza l'ho messa da 330 kΩ perché prima c'era una 270 ohm, che è questa qui. Questo trimmer qui non deve essere 10 kΩ ma 22 kΩ, io non ce l'avevo, ho montato un 25 kΩ, quindi di conseguenza ho corretto questa e questa qui. Queste qui vanno modificate anche in base al trimmer. Questa qui va montata del valore più basso, diciamo, possibile per non avere una tensione negativa in uscita col potenziometro 0. Infatti l'articolo parla da 0 a 100 ohm circa. Io ho montato una 100 ohm, qui era previsto un 33, avevo montato un 47, adesso è diventato 100. Invece qui così, che il progetto iniziale aveva 56 kΩ, se vi ricordate era stato portato a 68, adesso invece ho messo due resistenze da 330 kΩ più 33 kΩ, quindi fa 361 kΩ. Sono messe in verticale, qui così, sono queste due. Queste vanno ritarate a seconda del potenziometro per avere una corrente massima di 2 A col potenziometro tutto rotato a destra. Adesso è circa 2,1-2,2 A. Altra cosa modificata è questa resistenza qui di shunt, che non è più da 0,47 ma è 0,33, 2 watt. Quindi con tutte queste modifiche io le ho evidenziate anche qui con l'evidenziatore violetto. Sono tutti i componenti che sono stati cambiati rispetto al progetto iniziale. TL81 quindi sono diventati 741. Qui adesso ho commesso un errore, il 22K è questo, devo correggere lo schema. Il 22 kΩ è questo a sinistra, quello della corrente, non quello della tensione. Andiamo adesso a testarlo. Io l'ho montato su un dissipatore molto generoso, così non abbiamo il problema di surriscaldamenti. Andiamo adesso a fare il test, così vedremo la stabilità, che è una cosa incredibile. Vediamo la tensione col potenziometro tutto zero, è tarata solo zero con questo trimmer. Se io lo muovo, vedi che si sposta. È meglio che non sia mai in negativo, magari un millivolt in positivo piuttosto che un meno un millivolt. Proviamo col 3,3 volt e lo portiamo alla massima corrente tarata su questo potenziometro. C'è collegato il carico elettronico, il carico fittizio, 400 mA. Nota la tensione qua, l'ultimo decimale, 3,349 mV, vediamo se si sposta. Si alza di 1 mV. Adesso è andato in imitazione, vedi il LED blu che si accende perché è tarato a 2,2 A circa. Facciamo la stessa prova a 5 volt. 5,1 va bene. 5,11. Saliamo fino a 2 A. 5,11. Non si è spostato minimamente. Proviamo a 12 volt. 12-13 volt. 12,91. 12,91, perfetto, dopo va in imitazione. Adesso andiamo a 24 volt, 24,40, perfetto, non si muove minimamente. Adesso mettiamo 2 A e alzo la tensione per vedere fin dove ce la fa, perché chiaramente scendendo la tensione di alimentazione del trasformatore non ce la fa più regolare oltre il 26 volt circa. Porto 2 A e alzo la tensione, vediamo fino a quando riesce a mantenerci il 2 A. 25, 26, 27 e si accende già, a 27 si accende il LED di imitazione, quindi sono costretto a abbassare un po' la corrente. Adesso sono al massimo, quindi 29 volt circa, vediamo con che corrente riesce a tirarmi fuori, però non è più stabile. 28,97, si alza un po', lui scende, quindi diciamo fino a 25-26 volt è perfettamente utilizzabile a pieno carico. Adesso guardiamo la regolazione della corrente.
15 volt circa, parto da 2 ampere, 2-3 A che è il massimo, e scendo regolando la corrente, qui di conseguenza la tensione scende fino ad arrivare praticamente a zero. Se scendo anche con la tensione si spegne anche la corrente perché non circola più nulla. Quindi il progetto originale è davvero fatto bene, complimenti all'autore, attualmente venduto su AliExpress con componenti purtroppo non adatti e con alcune modifiche fatte per adattare i TL81 che poi sono anche fake. Andiamo alle conclusioni finali. Errata corrige dell'ultimo minuto. Stavo montando il video e mi è saltato all'occhio il valore del potenziometro e ho visto che c'è un puntino qua in mezzo. Dopo sono andato a vedere se c'erano altri componenti col puntino in mezzo. Infatti qui c'è 1.5 che vuol dire 1,5 kg e quindi mi ha ingannato. Questo qui è un 2,2 kg, tra l'altro VR3 non c'è neanche nella distinta materiali, c'è VR1 e VR2. VR3 si sono dimenticati di riportarlo. E quindi ho sostituito il potenziometro, io ho trovato un 2,5 kg che è quello che si avvicina di più e di conseguenza ho sostituito sia la resistenza sotto che quella sopra per tararla con i 2 A, quindi ho dovuto abbassarla a 36 kg, qui per avere 2 A ci sono 0,7 volt e questa l'ho portata a 36 ohm, quindi le due resistenze in serie che ti ho fatto vedere prima spariscono e diventa 36 kg. Al posto di 100 ohm ho messo una 36 ohm, 33 va benissimo comunque. Quindi a seconda del valore di questo potenziometro bisogna adattare principalmente questa e leggermente questa qui. Io ho voluto mantenere il più possibile i valori simili al progetto originale. Probabilmente con un 2,2 kΩ si riesce a usare 56 kΩ e 33 ohm come il progetto originale. Ho corretto sia questo, che lo trovi qui sotto come PDF, che questo 36 ohm 36K. E adesso andiamo veramente alle conclusioni finali. Siamo giunti al termine di questo video, abbiamo visto come con poche modifiche riusciamo a renderlo veramente un alimentatore molto affidabile. Mi sono dimenticato di farti vedere sotto i rinforzi che ho fatto con i fili. Quindi se vuoi fare anche tu le modifiche per farlo diventare come l'alimentatore in origine, qui sotto in descrizione trovi tutto l'occorrente che hai visto nel video. E con questo è tutto, noi ci vediamo, sentiamo al prossimo video, ciao!